Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 15 giugno dove troveremo la luna nuova in Gemelli. Ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo cosa vogliono dirvi gli oracoli, ma prima facciamo il punto della situazione a livello astrologico. Cosa ci porterà questa luna nuova in Gemelli? Un periodo molto attivo, ottimismo, fiducia, carica di entusiasmo, leggerezza emotiva, può migliorare la capacità mentale e comunicativa, è anche un buon momento per studiare, ampliare le proprie conoscenze, magari anche attraverso incontri, esperienze, viaggi e osservare senza agire subito. Questo è importantissimo perché per alcuni aspetti può avvicinarsi qualche momento di transizione, vulnerabilità, ansia, scarsa concentrazione, stanchezza e confusione che può portare ad avere le idee poco chiare su qualcosa, difficoltà di scelta e priorità. Quindi assolutamente di non agire immediatamente, di impulso e soprattutto non adottare scorciatoie. E adesso il vostro primo oracolo ci dà il nostro punto di partenza, quindi intorno al 1 giugno, e abbiamo la luna crescente. Non è ovviamente di questo periodo, ricordo che è un oracolo astrologico, le carte hanno un significato ben preciso e poi hanno quel messaggio che ci è utile al nostro momento. E qui abbiamo una carta che ci parla di motivazione, di cambiamento, di un colpo di fortuna o comunque di una felice scoperta, di una coincidenza, magari la possibilità di fare un piccolo passo anche se nell'incertezza, nella confusione. Di sicuro dobbiamo essere curiosi, aperti e cercare di agire con risolutezza. Soprattutto anche fidarci del nostro intuito. Abbiamo la carta rospo. Ecco, io sottolineo proprio di fidarsi del proprio intuito perché la carta del rospo ha a che fare con la non accettazione della realtà o di un qualcosa, può esserci una verità un po' scomoda, un qualcosa che può riferirsi alla paura del giudizio o al riconoscimento del nostro valore. Le uniche persone che devono riconoscere il valore siamo noi stessi, perché, magari qui mi posso dilungare tantissimo e non voglio assolutamente farlo, però voglio sottolineare questa cosa che secondo me è importantissima. Le uniche persone che devono, rassicurarci su questo, sul nostro valore, dipende proprio da noi stessi, non dagli altri. E questa fa anche riferimento all'andare oltre alle cose che in realtà possono sembrare negative o che ci fanno soffrire, forse perché ci sono le ferite del passato o ci sono delle cose che non stanno funzionando, però è proprio questo il nostro punto importante dove abbiamo bisogno di comprendere meglio queste dinamiche. Volo notturno ha a che fare è vero con alcune dinamiche un po' sospette, un po' dubbiose, forse qualcuno nei nostri confronti o magari delle cose che stiamo affrontando dove non abbiamo ancora certezza o le informazioni giuste. Bene, allora meglio che cercare di volare un po' basso, piano piano, senza esagerare, senza aver fretta, abbiamo già visto, senza adottare delle scorciatoie. Magari le cose che dobbiamo attenzionare sono quelle che ci destabilizzano, oppure qualcuno qualcosa, di che c'è nella nostra vita o sta entrando nella nostra vita, quindi tenere alta la guardia, di fare attenzione a non credere alle clamorose promesse e a opportunità che possono essere troppo, troppo belle, troppo sfavillanti per essere vere.
È giusto che ci possono essere anche delle occasioni molto buone, però lì meglio fermarsi un attimino proprio per verificare. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, abbiamo la prima indicazione è il viaggio. Il viaggio non è solo il viaggio vero e proprio, può essere interiore, può essere di vari tipi, comunque ha a che fare anche con il percorso e con quello che stiamo facendo. Quindi una bellissima carta di anche di uscire dai propri confini. Perché se siamo fermi, allora abbiamo bisogno di metterci in moto, di metterci in viaggio e magari di incominciare a tracciare la rotta, di cogliere un momento propizio, di seguire la direzione giusta, comunque in qualsiasi circostanza ci sta dicendo di partire, magari per alcuni di voi veramente, può essere un viaggio di vacanza, per altri di lavoro, o in senso lato magari di iniziare qualcosa, di prendere una grande decisione che può essere importante per voi. Ricordiamoci che il viaggio non è la destinazione, è il percorso, è tutto quello che facciamo nel mentre. Abbiamo il guerriero luminoso che oltre a fare riferimento al vostro coraggio e alla vostra determinazione, sottolinea la sincerità, la verità. Abbiamo incontrato anche prima questo concetto di verità e quindi di focalizzarsi sulla propria forza, sulla propria saggezza e di non agire, e comunicare con rabbia, magari di andare a privilegiare gli accordi, la mediazione, degli obiettivi comuni, può essere anche un'intesa condivisa, avere anche un ruolo attivo nelle decisioni e nei progetti, quindi di non aspettare e stare lì fermi e magari di sfruttare le nostre capacità, le nostre competenze, quelle utili a possibili collaborazioni o alla sperimentazione e io ci metterei anche alla responsabilità di essere padroni di noi, del nostro destino e delle nostre scelte e del nostro viaggio, qualsiasi esso sia. Poi abbiamo lo stregone, molto importante come carta perché ci parla di capacità di trasformare le ferite, di trasformare qualcosa a livello pratico, di essere artefici della nostra realtà e quindi di dare vita a nuovi pensieri, progetti, relazioni, eccetera, di lasciare andare ciò che non serve più, di accogliere il cambiamento, di separare le emozioni dalle illusioni, di unire magari alcuni aspetti di noi stessi con i desideri. Quindi non basta solo immaginare, ma dobbiamo coltivare il potere, come abbiamo visto, saggezza, determinazione, chiarezza, verità, che si può anche attivare. Magari se pensiamo di non averlo, non è vero, ma può essere attivato solo facendo una cosa, muoverci, appunto viaggiare e quindi con l'azione vera e propria. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!